Nonostante l'emozione, però per noi è veramente un onore essere qui ad EICMA, è il primo anno che partecipiamo, abbiamo uno spazio tutto nostro, però considerando la crescita che abbiamo avuto come azienda e i risultati ottenuti negli ultimi mesi, non potevamo non esserci. Siamo qui oggi per, come potete vedere, per farvi vedere due novità in anteprima mondiale: micromobilità, food delivery e intrattenimento. Ora, torniamo al vero motivo per cui siamo qui presenti ad EICMA. Ad agosto abbiamo presentato, in occasione della presenza, il nostro primo monopattino Elvis One, 100% made in Italy, il primo monopattino disegnato e prodotto in Italia. Ora, so che siete curiosi di sapere che cosa c'è sotto questo telo. Ho il piacere di presentarvi in anteprima mondiale Elvis One S. Bello, Ti piace? Allora, Elvis One S nasce con la stessa filosofia di Elvis One, dove la S sta semplicemente per sharing, perché ovviamente questo modello sarà solo utilizzato per lo sharing. Elvis One S è caratterizzato da un design pulito, infatti le frecce e i cavi sono tutti integrati, i fari anche. Il telaio è stato specificatamente progettato con geometrie per aumentare il comfort e la guida. La pedana allargata e allungata per migliorare la posizione di guida. Tra le caratteristiche tecniche troviamo la doppia sospensione, anteriore e posteriore, il doppio frenadisco e il freno elettronico. Il motore è anche questo 500 watt, la batteria però aiuta e dà un'autonomia di oltre 60 km. Ho lasciato per ultimo il discorso della sicurezza, perché ci teniamo tantissimo, e Elvis One S ripropone esattamente quelli che sono le linee guida del nuovo decreto legge appena approvato poche settimane fa. Infatti Elvis One S ha le frecce completamente integrate, quelle anteriori sul manubrio, quelle posteriori integrate nel faro posteriore, è dotato di doppia telecamera, una anteriore puntata in avanti aiuterà per aiutare i seguidi sui marciapiedi, aiuterà anche a capire dove e come il monopattino è stato posteggiato. La seconda telecamera invece è posizionata dietro, che punta al guidatore, aiuterà sicuramente a eliminare completamente la guida in due. Ora, questo era l'Elvis One S. Posso assicurare che abbiamo ancora una novità da farvi vedere, forse non lo sapete ancora, ma è nato un nuovo campionato, un campionato dedicato ai monopattini, inizierà a marzo, ma prima di raccontarvi che cos'è volevo farvi prima vedere un video. Ovvero e-Scooter Championship. Per raccontarvelo però ho il piacere di invitare con me nello stand il Chief Operating Officer e co-founder di ESC, Khalil Bashir. Ciao Khalil. Hi Khalil. He's going to speak in English, he's going to translate. Khalil, so tell us, raccontaci qualcosa di questo campionato. Tell us more about the championship. So ESC is the Electric Scooter Championship, the first World Micromobility Championship and racing series in the micromobility sector. It's gonna be super cool. It's something, I think it's one of the coolest things we've seen so far. It's based on, we will be going racing in the city centers, in the heart of city centers around the world.
we will basically have a mix of girls and boys competing against each other, coming from different sports. We have the champions of other sports, snowboarders, two-wheel racers, surfers, anything you can imagine. They will be competing against each other, and the scooter is one, I think we will see it shortly, is the fastest racing scooter around the cities, but our aim is to work like Salvatore actually called it, the Formula One of e-scooters. So this is our aim, is to develop the whole micromobility sector. You take the data from the racing and develop the whole sector. This is why we exist, to develop the safety, technology and infrastructure of micromobility. And in a way, we want to do it in fun, exciting, agile and in the best possible way. Ok, no, praticamente Khalil ha spiegato che è il primo campionato dedicato ai monopattini, sarà un campionato mondiale perché gireremo tutte le nazioni. Il metodo molto diverso di scelta dei piloti, perché non saranno solo piloti che arrivano dal mondo dei motori, ma ci saranno anche sciatori, snowboardisti, gente che arriva dallo skateboard, per cercare di ampliare questo tipo di sport. Le piste, le track, saranno piste dedicate specialmente nei centri città e come l'ha descritto Khalil sarà sicuramente cool. Ok, thank you Khalil. Come potete immaginare è nato un campionato, Helmets non poteva non parteciparci. Per spiegare abbiamo creato il team Helmets Racing. Per raccontare però cos'è Helmets Racing ho il piacere di invitare quello che sarà il nostro team principal, Gianmaria Gabbiani. Buongiorno a tutti. Ciao Gianmaria. Bene, tanto devo ringraziare Helmets per aver condiviso questo progetto, qualcosa di veramente nuovo e innovativo. Khalil ovviamente ha creato questa piattaforma globale dove ovviamente noi cercheremo di vendere cara la pelle e puntare subito al massimo. Direi che cosa dici? Lo vogliamo scoprire? Allora, adesso dici. Ragazzi, per favore, grazie. Il mezzo. S1X è un prodotto, è un orgoglio italiano, un'azienda italiana che è la Wycom, è stata ingegnerizzata, studiata, e creata e sviluppata in Italia. È un progetto estremamente importante per noi, perché l'idea è quella di creare un team italiano con un prodotto italiano e, come diceva appunto Khalil, stiamo iniziando a selezionare i piloti, quindi a breve faremo dei test, giusto per dare qualche valore. Parliamo di 12 kW di potenza, 40 kg di peso, passiamo i 55 gradi di inclinazione, quindi in piega. Penso sia un mix estremamente interessante, doppio motore anche, lo sport con il doppio motore e la batteria sviluppata da Williams, quindi comunque abbiamo il massimo del massimo per quanto riguarda i monopattini del 2021, anzi direi 2022. Visto che per Helmets è molto importante anche la sicurezza, raccontaci come viene trasmessa anche in pista la sicurezza. Il concetto principale proprio della sicurezza è correre in circuiti dove comunque vengono costruiti proprio per la velocità, quindi l'idea è quella di togliere i ragazzi dalla strada e posizionarli su un mezzo comunque da competizione con la tuta, il casco, ovviamente tutte le protezioni che servono appunto tanto per divertirsi ma soprattutto per essere sicuri. Ok, Gianmaria, grazie. Grazie a voi. Voglio ringraziare anche Khalil, voglio ringraziare voi, un speciale ringraziamento va a tutto il team che si è fatta in 4 per organizzare questo EICMA nel giro di un mese e niente, vi ringrazio di nuovo e vi auguro un buon proseguimento.